tutti e bentornati in un nuovo Learnmas. Nel Learnmas di oggi impareremo l'utilizzo della parola ormai in italiano. Ormai è un avverbio di tempo e ha diversi utilizzi molto simili tra loro, ma con delle piccole sfaccettature, con delle piccole differenze. Iniziamo innanzitutto con l'utilizzo più comune di ormai, che è by now. Facciamo un esempio. Sono sicura che avrai imparato la canzone a memoria ormai. Avrai imparato la canzone a memoria ormai. You will have learned the song by heart by now. Un po' come dire at this point. After some time, at this point, you will have learned the song. Un altro utilizzo di ormai è per dire already. Questo tipo di utilizzo serve principalmente per enfatizzare il passare del tempo. Cerchiamo di capire attraverso l'utilizzo di una frase che cosa significa. È ormai un anno che vivo in Spagna. È ormai un anno che vivo in Spagna. It's already been a year since I've lived in Spain. Dunque sto cercando di enfatizzare il passare del tempo. È un po' come dire è già passato un anno da quando mi sono trasferita in Spagna. È già passato un anno da quando mi sono trasferita in Spagna. Un'altra frase. Lo conosco bene ormai. So che non verrà alla festa. Lo conosco bene ormai. So che non verrà alla festa. I know him well already. I know he won't come to the party. Anche qui utilizziamo ormai per enfatizzare che è da tanto tempo che lo conosco, dunque so che non verrà alla festa. Ormai come already si utilizza anche con una connotazione un po' negativa, un po' come dire che è troppo tardi per qualcosa. Per esempio se dico ormai sono le 9, abbiamo perso il treno. Ormai sono le 9, abbiamo perso il treno. It's 9 a.m. already, we have lost the train. Questo ormai è sempre tradotto come already, però ha una connotazione un po' più negativa. C'è un tono di rassegnazione nel utilizzarlo. È un po' come dire it's too late, it's 9 already, we've lost the train. Un altro esempio di frase è ormai è tardi, ho già fatto tutto. Ormai è tardi, ho già fatto tutto. È un po' come dire it's too late, I already did everything. Anche qui lo stiamo utilizzando con una connotazione un po' più negativa. Dunque, per esempio, supponiamo di essere in cucina con un'altra persona e proponiamo di aiutare questa persona, ma questa persona ha già fatto tutto, può dire ormai è tardi, ho già fatto tutto. C'è un po' di connotazione negativa nel dire questa frase. È tutto per il Learnmas di oggi, spero che questo video sia stato utile, spero che abbiate capito come utilizzare la parola ormai in italiano. Se avete dubbi o domande, come sempre, scriveteli nei commenti. Spero che il video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mettete un like ed iscrivetevi al canale. Noi, come sempre, ci vediamo prestissimo con un nuovo Learnmas. A presto!